Essere o avere? Eh sì, è un bel dilemma, vero? Ma tranquilli, oggi lo risolviamo una volta per tutte. Andremo a vedere da vicino questi due verbi, che sono un po' i pilastri della nostra lingua, e scopriremo perché a volte sono così complicati, soprattutto quando fanno da aiutanti agli altri verbi. Ok, partiamo subito da un tasto dolente, uno di quelli che fa venire il mal di testa a tantissimi. Parlo di lei, la H. Muta, silenziosa, ma che casino che combina? Vi è mai capitato di bloccarvi scrivendo e pensare «ma qui ci va la H o no?» Tipo «vado a casa senza» e Luca ha sonno con? Ecco, sembra un ostacolo insormontabile, ma vi assicuro che la soluzione è a portata di mano. Guardate qui. La nostra petta a sinistra è un po' perplessa, no? E ha ragione. Vado a casa. Qui a è una preposizione, ci dice dove si va. Semplice. Ma a destra la petta è tutta contenta. Luca ha sonno. Qui a non indica un luogo, ma esprime una sensazione, come se Luca possedesse il sonno. Il suono è identico, ma il significato cambia tutto. È proprio questo il punto, il cuore del problema che stiamo per risolvere. Ok. Allora, ecco il nostro piano di battaglia per oggi. Partiamo dal problema della H, poi vediamo cosa sono i verbi di servizio, ci tuffiamo nelle regole di essere e avere, vi svelo un trucchetto geniale per non sbagliare più e alla fine, tocca mettersi alla prova. Ci siamo? Bene, entriamo nel vivo. Per capire davvero la questione della H, dobbiamo allargare un po' lo sguardo e parlare di una categoria speciale, i cosiddetti verbi di servizio. È qui che si nasconde la chiave di tutto. Allora, cosa sono questi verbi di servizio? Ufficialmente si chiamano verbi ausiliari. E la cosa bella, sapete qual è? È da dove viene la parola. Ausiliare deriva dal latino ausilium, che vuol dire proprio aiuto. Quindi stiamo parlando letteralmente di verbi aiutanti, quelli che danno una mano agli altri verbi per farli esprimere un concetto completo. Ed ecco il punto centrale. Essere e avere sono un po' come dei supereroi con un'identità segreta, hanno una doppia vita. Da una parte hanno un significato tutto loro, molto chiaro. Io sono a casa significa che mi trovo lì. Lui ha una bici significa che la possiede. Ma poi indossano il mantello e diventano degli aiutanti. La loro funzione cambia e servono solo a costruire frasi più complesse, tipo i tempi composti, come il passato prossimo. Ok, ci siamo. La domanda da 1.000.000 di euro. Quando uso essere e quando uso avere come aiutante? Perché, ve lo dico subito, non si va a caso. Ci sono delle regole ben precise. Andiamo a scoprirle. Partiamo da avere. La regola d'oro è questa. Si usa con tutti i verbi transitivi. Cosa vuol dire? Sono quei verbi dove l'azione, diciamo così, transita, passa dal soggetto a un oggetto. Pensate a mangiare. Si mangia sempre qualcosa. Quell'azione ha bisogno di un oggetto per completarsi. E poi certo, si usa anche con qualche verbo intransitivo, ma la regola principale è quella. Ecco qua, l'esempio perfetto. Chiara ha mangiato la torta. Vedete? L'azione di Chiara, il mangiare, è passata direttamente sulla torta. L'oggetto c'è, eccomi, e quindi senza dubbi l'ausiliare è avere. Chiara ha mangiato. Facile, no? E adesso tocca a essere. Se avere si prende i verbi con un oggetto, essere si occupa di quasi tutto il resto. La sua specialità sono i verbi che descrivono un'azione che rimane, diciamo, addosso al soggetto. Immaginate i verbi di movimento, come andare, venire, partire, o i verbi che indicano un cambiamento, come nascere, morire, diventare, o ancora quelli che descrivono uno stato. E poi, certo, ci sono i riflessivi, la forma passiva, insomma, ha un bel da fare. Guardate questo esempio. Sono andata in Sardegna, il verbo è andare, un classico verbo di movimento. L'azione di andare non passa su qualcosa, ma descrive proprio lo spostamento della persona che parla. È un'azione che riguarda il soggetto. E quindi l'aiutante giusto è essere. Sono andata. Ok, le regole le abbiamo viste. Sono fondamentali. Ma adesso torniamo al nostro incubo iniziale, la H. E se vi dicessi che c'è un trucchetto, ma uno di quelli furbissimi, per non avere mai più dubbi? Preparatevi. Eccolo qui, il trucco della sostituzione. È quasi magico nella sua semplicità. Allora, siete lì che scrivete, vi trovate davanti a un a o anno e vi bloccate. Che si fa? Si prova a sostituire quella parolina con l'infinito. Avere. Poi si rilegge la frase. Suona bene? Ha un senso logico? Se la risposta è sì, allora ci vuole l'H, altrimenti no.
Mettiamolo subito alla prova. Prendiamo Anna a casa. Proviamo a sostituire Anna avere casa. Non suona per niente bene, vero? Non ha alcun senso. Quindi niente H. Adesso proviamo con l'altra frase. Anna ha fame. Sostituiamo Anna avere fame. Beh, questa funziona. Certo, non è una frase perfetta, ma il significato si capisce. Esprime il concetto di provare, di sentire la fame. E allora, bingo, ci vuole la H. Bene, adesso che abbiamo le regole e soprattutto il trucchetto magico, direi che è arrivato il momento di fare un piccolo test. Vediamo se tutto è chiaro. Ehi, niente panico, eh? È solo una domandina veloce per fissare le idee. Consideriamolo l'ultimo gradino per diventare dei veri esperti di ausiliari. Ecco qui la nostra frase sfida. La mamma è stata sul divano a riposarsi. Allora, pensateci bene. Quel è stata sta facendo da aiutante a un altro verbo o sta lavorando da solo, con il suo significato di trovarsi, rimanere in un posto? Capire questo significa aver capito davvero la doppia vita di questi verbi incredibili. Ragionateci su e ci sentiamo alla prossima.